Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come vedete dall'immagine che ho qui, parleremo di raspini e come potete vedere dalla confezione parleremo di un anello raspini che fa parte di un'edizione limitata dell'anno scorso, quindi 2022, che avevo già acquistato insieme ad un altro che però purtroppo ho notato che ancora non ve l'avevo mostrato e, e mi dispiace perché è bellissimo, merita di essere visto. Bene, sono Amara Costanza, vi do il benvenuto sul canale. Se ancora non vi siete iscritti qui al canale, magari cliccate qui sotto, qui, ok? C'è una campanellina per non perdere i prossimi video, sperando di riuscire a fare almeno una settimana. Adesso vedremo se riesco, diciamo oggi, a registrarne almeno un paio e poi nei prossimi giorni magari aggiungerne qualcuno. Magari parleremo di Trollbits, perché ci sono delle new entry anche lì. Parleremo di Pandora perché ci sono delle new entry anche lì e qualche altro brand. Bene, adesso io direi di iniziare, però prima di mostrarvelo, ve lo volevo descrivere, così ve lo faccio vedere come di solito faccio io. Ve lo faccio vedere prima in foto, descrivendolo, vediamo un attimo perché l'ho messo, ecco, descrivendolo e poi ve lo mostro in tutta la sua bellezza, perché una cosa è vederlo in foto, una cosa è vederlo, diciamo, dal vivo, ecco. Ora, l'anello è questo, vi ho fatto, ecco qui, un'anteprima, avevo fatto anche le foto, però ecco, si chiama Anello Bali Lashing Forest, e questo è bellissimo, guardate, guardate quanto è bello. Qui la modella lo indossa divinamente, perché comunque ha una mano bella fusolata e le sta benissimo, ma guardate cos'è, guardate il gambo, ed eccolo qui. Ve lo voglio far vedere, che è stupendo. Questo fa parte di quell'edizione limitata, come dice appunto qui sopra, Floral Jungle. Ve lo ricordate l'altro anello, quello Amazzonia? Se non ve lo ricordate, qui c'è un video appunto dell'anello Amazzonia, Rainbow si chiama, molto bello anch'esso, e fanno parte della stessa edizione limitata che mi sembra avesse 5 anelli, se non sbaglio, 5 anelli per i 5 continenti. Doveva essere una cosa del genere, per le foreste dei 5 continenti, e questa è la foresta appunto di Bali. Bellissimo, bellissimo veramente. Ma andiamo avanti. Allora, vediamo che quest'anello è in argento, ovviamente 925, e ha nelle sue, vedete, nella sua conformazione sopra, ha opali, madreperle, agate e quarzi. E qui abbiamo appunto tutta la spiegazione, dice che è un'edizione limitata, che è fatto a mano in Italia, in azienda, ed ecco qui la descrizione, la vediamo un attimino insieme. Dice: l'anello Bali Lashing Forest in limited edition vive delle emozioni verdissime di una foresta pluviale del sud-est asiatico. Questa, diciamo, è la prima impronta di questo anello. Le forme rotondeggianti dell'argento brunito richiamano, grazie al montaggio di 9 pietre cabochon, tutta la freschezza gioiosa dell'acqua e della pioggia tropicale. Effettivamente, quando lo si guarda un pochino più da vicino, e dopo lo vedremo insieme, è proprio l'immagine che dà. Quindi diciamo che la descrizione, a mio avviso, corrisponde proprio all'immagine visiva. Poi, dove siamo? Ecco qua. Ecco allora i due bellissimi opali etiopi con effetto cangiante, i quarzi tormalinati abbinati all'agata verde, i quarzi doppiati con madreperla color smeraldo, e in effetti ci sono tutte queste 9 pietre, poi le andremo a vedere una per una. Questo gioiello è realizzato completamente a mano in azienda, tramite l'antica tecnica della fusione a cera persa. Un suggerimento per l'indosso, vabbè, qui
si sono esposti, danno dei suggerimenti per l'indosso, ok? Posizionare l'estensione del decoro rivolta verso il pollice, poi l'andremo a vedere, io lo preferisco verso l'esterno, andiamo a vedere. Sotto nei dettagli, scorriamo un pochino più sotto appunto, dice, vabbè, argento 925, 2 opali etiopi, 3 agate verdi doppiate con quarzo tormalinato, 4 madreperle naturali verdi doppiate con quarzo sempre. La lunghezza del decoro è di 3,5 cm, quindi abbastanza grande in effetti rispetto ai soliti anelli, e è fatto in mano in Italia, vabbè, quello è il codice. Detto ciò, io direi di andarlo a guardare insieme in tutta la sua bellezza. Quindi, signore e signori, rullo di tamburi ed eccoci qua. Eccolo, eccolo, eccolo. Che vi ho detto che era bello? Aspettate che mi tolgo. Che vi ho detto che era bello? Adesso però io che cosa faccio? Allargo l'immagine, perché non si allarga? Ah, ecco, dicevo, guardate cos'è. Cioè, la meraviglia delle meraviglie. Ditemi se non è bello. Ditemelo, ditemi che non è bello. Mi dovete dire, cara, non è bello, è bellissimo, è meraviglioso. Scusate se vi sto facendo ballare, ma nel frattempo facevo dei piccoli screenshot, guardate cos'è. Ah, allora, si vede, si intravede immediatamente dove sono i quarzi, no scusate, gli opali etiopi, uno il più grande, eccolo qui, e l'altro, eccolo di qua. Poi abbiamo le 3 agate verdi doppiate con quarzo tormalinato, 1, 2 e 3. Le vediamo un pochino più da vicino, lo vedete all'interno com'è? C'è tutta la parte della turmalina all'interno, bellissimo. E poi abbiamo 4, 1, 2, 3, 4 di questi erano madreperle verdi, se non sbaglio. Aspettate, che qui la memoria un po'. La segretaria, sì. Madreperle naturali verdi, sempre doppiate con quarzo. C'è anche segretaria oggi, ma non mi sta dando per niente una mano. E pazienza, guardate cos'è. No, vabbè. Meraviglia delle meraviglie, guardate quanto è bello. Che cos'è? Stupendo, stupendo, meraviglioso. Ovviamente, come potete vedere qui sul gambo, sulla parte diciamo iniziale del gambo, c'è tutto il ramage, come nella descrizione diceva appunto, che è, sembra tipo, vedete, un albero, quindi fa parte di quel discorso della foresta pluviale, un albero che ha tutte queste sfere che identificano un pochino le goccioline d'acqua e poi tendono a colorarsi di riflessi multicolor come questi opali etiopi e verdi. Bellissimo, questo è un anello favoloso. Ecco qui, guardate cos'è, mamma mia, che spettacolo di lavorazione. È proprio una come se fosse un ramo o più di un ramo di questi alberi in questa riva, diciamo, di foresta. Si dice riva di foresta? No. Vabbè, abbiamo capito un pochino, dai. Adesso sto ammirando la bellezza di questo oggetto e mi sto impappinando. È troppo bello, quindi per forza di cose mi ci impappino un po'. Ecco, qui c'è il brand. Non so se si riesce a leggere qui sotto. Sì, forse così è meglio. No, la luce oggi non mi aiuta, eh? Voi che ne pensate? Secondo me non mi aiuta. E ovviamente l'anello, anche se va a misura, come abbiamo visto un pochino, guardate, qui ci diceva che andava a misura, vedete? Guardate un po'. Ecco. Ecco qui, 14, 15, vedi la taglia, no? Seleziona la taglia, eccetera, però diciamo, secondo me è fatto per chi non vuole eccessivamente allargarlo, stringerlo, perché questo si può tranquillamente allargare e stringere per poter cadere sul dito in maniera più comoda possibile.
ecco qua, guardate cos'è. No, queste agate con la tormalina, col quarzo tormalinato, e sono stupende, per non parlare degli opali. Guarda qui, un effetto meraviglioso. Anche queste sfere di argento lucido danno un bellissimo effetto, perché sembra comunque di stare proprio, ecco, su un ramo dove c'è tutte queste goccioline d'acqua che scendono a cascata. Accorcio un pochino, vedete? Adesso ve lo voglio far vedere però indossato, perché altrimenti che gusto c'è. Allora, Giovanni Raspini dice consiglia di posizionarlo con la parte, diciamo, sporgente verso il pollice. Adesso vediamo, io giro l'anello, quello che porto sempre, e proviamo a inserire, ecco qui, questa, vedete qui, così bello piatto, e poi tutto questo ramage di perle, chiamiamole perle, verso la parte del pollice. Carino, molto carino, anche se, vedete, ecco, anche se a me piace più dall'altra parte. E vabbè, mo ve lo faccio vedere. Mi piace più dall'altra parte perché secondo me, ecco qui, veste, messo su questo dito qui, veste molto bene la parte anche del mignolo, vedete? Accorcio? Poi però ho capito che è molto soggettiva questa cosa, molto 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 soggettiva. Poi io, avendo comunque la trilogy qui, capisco che insieme non possono andare, perché ovviamente non ce la possono fare insieme, nel senso sono due bellezze ma differenti, quindi questo va messo solo da solo completamente. E allora a questo punto ci sta il discorso di metterlo con la parte sporgente di qua. Allora, una nota su questi anelli. Questi anelli sono in edizione limitata, sono stati nel 2022 sono entrati nelle gioiellerie, non in tutte le gioiellerie, solo in alcune, e soltanto uno stock a gioielleria, non di più. Quindi se voi volevate due di questi, non ce n'erano nella stessa gioielleria, bisognava andarli a prendere in posti differenti, oppure gli altri, lo stesso discorso. Quindi una volta che la gioielleria di vostra fiducia finiva il pezzo, non era più possibile per la gioielleria stessa riordinarlo. Questa è stata un po' una scelta di marketing, una scelta strategica dell'azienda, che però, malgrado il prezzo dell'oggetto, a quanto sembra ha funzionato, perché molti si sono innamorati di questo pezzo in primis, e anche altri due. Uno è quello lì che ho, Amazonia, che potete andare a rivedere il video, ce l'ho di qualche mese fa, credo oramai, forse quasi un anno no, però insomma, forse sì, boh, non so. E un altro che però non ho preso perché il costo comincia a essere abbastanza proibitivo, e il mio compleanno è passato, Natale è passato, quindi non si può fare, perché questi così sono venuti fuori, con le feste sono venuti fuori, altrimenti la vedevo dura. E che dirvi, quello lì non l'ho preso, sinceramente mi piaceva, ma non quanto questo e non quanto l'altro, quello con il ghepardo e la pietra rainbow, meravigliosa. Mamma mia, quanto è bella. Comunque, a me questo qui piace tantissimo, questo è molto portabile, rispetto forse all'altro è più portabile. In estate soprattutto, immaginate in estate, mettete lui e non mettete altro, forse delle puntine colorate ai lobi, sì, anche di verde, o comunque delle puntine da lobo, e poi non dovete mettere altro, non bisogna mettere bracciali, non bisogna mettere altro, perché comunque, scusate, è arrivata la gatta. Che c'è, amore mio? Vieni, piccolina, vieni a salutare, amore, vieni, dai, che ogni tanto a te ti ci vogliono due coccole. Niente, si è sentita trascurata. Ma che ti devo fare, mignottella? Che ti devo fare? Non si può dire queste cose su YouTube. Bella, amore di mamma.
quanto è bella. E comunque ecco, tutto qui. Io non vi trattengo oltre perché siamo a 15 minuti praticamente di video. Spero di potervi portare un po' di gioia, quantomeno visiva, con queste immagini. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video, magari con qualcosina di Trollbits e Pandora. Ciao ragazze, ciao ragazzi!